In un mondo dove tutto va di fretta, noi andiamo di fretta, da Palermo a Pisa a Napoli in soli 3 giorni. Dopo un bel viaggio in Sicilia è arrivato il momento di rimetterci in marcia. Siamo tornati sul continente con un traghetto che da Palermo ci ha portati fino a Livorno e da lì è iniziata la vera avventura. Appena sbarcati, zaini in spalla e via. Abbiamo preso subito un treno per Pisa e da Pisa un Flixbus dritti fino a Napoli. Un vero tour de force. Una sfacchinata? Assolutamente sì. Ma è anche questo il bello del viaggio. Non sai mai cosa ti aspetta e a volte è proprio la stanchezza a rendere tutto più memorabile. Ma partiamo da Pisa. Abbiamo lasciato il camion della famiglia Eurotrack e adesso siamo a Pisa e siamo partiti con lo zaino per qualche giorno di avventura con lo zaino a spalle. È molto storta, cioè è la seconda volta che la vedo. È impressionante quanto è storta, come fa a non cadere? Costruita nel 1173, doveva essere il campanile della vicina cattedrale di Santa Maria Assunta, ma già dopo i primi piani iniziò a inclinarsi. Il motivo? Il terreno sotto era troppo morbido e instabile. Un errore ingegneristico che l'ha resa una leggenda mondiale. Alta circa 56 metri, oggi la torre pende di circa 4 gradi, ma tranquilli, dopo anni di lavori e studi è sicura e sorvegliatissima. E sì, si può salire fino in cima. Siamo arrivati a Pisa col treno. Abbiamo girato un po' per le vie di Pisa, poi ci siamo fermati a mangiare un tagliere in un ristorante molto conosciuto con ottime recensioni. Abbiamo fatto una passeggiata per le vie di Pisa by night, molto bello, molto pieno di gente, poi oggi è anche sabato, quindi c'è molta vita. Adesso siamo qua di nuovo di fronte alla torre di Pisa e oggi c'è una luna bellissima. Adesso aspettiamo fino a mezzanotte e mezza, poi dovrebbe arrivare il pullman e poi da lì insomma ci faremo 8 ore filate fino a Napoli. È mezzanotte, siamo alla stazione dei bus di Pisa, tutto molto tranquillo. Adesso aspettiamo che arrivi il nostro Flixbus E andiamo a dormire. A domani. Arrivati a Napoli abbiamo preso questa stanza proprio a fianco alla stazione del Flixbus dove siamo arrivati, eravamo a 2 passi e ora ci stiamo un attimo riposando perché la notte è stata lunga e tra l'altro l'unico momento in cui ci siamo resi conto di essere a Roma. Ci siamo svegliati nel Flixbus, abbiamo aperto gli occhi, abbiamo girato la testa verso sinistra e c'era il Colosseo. Eravamo proprio di fronte, ci è sembrato per un attimo di tornare al Gem. Stamattina abbiamo fatto un giro aspettando la camera perché ovviamente siamo arrivati presto e quindi non era pronta e ci siamo già un po' ambientati per le vie di Napoli. Tra l'altro oggi è Domenica delle Palme e quindi abbiamo, non so se in onore della Domenica delle Palme, però ci siamo capitati in mezzo al mercato e c'era una processione bellissima, molto napoletana. Napoli non è solo una città, è un mondo a parte, un mix perfetto tra caos, bellezza, storia e superstizione. Appena ci metti piede capisci subito che qui tutto ha un'anima. Le strade, i palazzi, perfino i vicoli parlano. Abbiamo appena preso la pizza in una delle pizzerie storiche di Napoli. Adesso andiamo a mangiarla. Purtroppo diciamo che era strapieno di gente, quindi l'abbiamo presa da sporto e ce la mangiamo in camera tranquilli. Com'è? In questa pizzeria, tra l'altro, è famosissima anche perché, vabbè, oltre al fatto della pizza che è storica, che è buonissima,
una delle prime pizzerie a Napoli, ma c'è stata Julia Roberts nel film Mangia, prega e ama. Qui c'è la pizzeria più antica di Napoli. La frase più ricorrente dei prossimi 3 giorni sarà: dove andiamo a mangiare? A Napoli c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Secondo giorno qua a Napoli, oggi abbiamo recuperato anche la mia famiglia che è venuta qua a incontrarci. Domani è il compleanno di Eli. E a visitare Napoli, quindi ci siamo fatti un giro per le vie di Napoli, abbiamo visto parte delle cose principali, mettiamola così. Spacca Napoli, quartieri spagnoli. Sì, quartieri spagnoli, il murales di Maradona, che mia sorellina voleva vederlo. Partiamo da Spacca Napoli, la strada che taglia in due il centro storico come una lama. Camminarci è come attraversare secoli di storia. Napoli è stata greca, romana, normanna e spagnola, e ogni epoca ha lasciato il suo segno. Ciao! Mamma mia quanto sei bellina! Bella, Al centro c'è Piazza del Plebiscito, maestosa e solenne, dove un tempo si tenevano parate e cerimonie reali. Oggi è il cuore della città. È un teatro del famoso gioco del cieco. Bisogna attraversare la piazza a bendati cercando di camminare dritti tra due statue. Sembra facile, ma nessuno ci riesce. Si dice che sia colpa di una vecchia maledizione. Abbiamo pranzato in un posto super local, il caffè del Plebiscito, è vicino al Plebiscito. Eli voleva le polpette al sugo. Le polpette al sugo, abbiamo mangiato benissimo, abbiamo speso poco, c'erano soltanto napoletani nel locale, quindi già quello è un buon segno. Poi c'è la cattedrale di San Gennaro, dove si conserva il sangue del santo patrono. Il miracolo della liquefazione è una delle tradizioni più sentite. Quando il sangue si scioglie, Napoli tira un sospiro di sollievo. Quando non succede, l'ansia si fa sentire. Terzo giorno a Napoli. Duomo. 80 kg dopo. La cattedrale di San Gennaro, o Duomo di Napoli, è molto più di una chiesa. È il cuore pulsante della fede e delle emozioni forti dei napoletani. Qui non si entra solo per pregare, ma per vivere uno dei riti più sentiti e misteriosi della città. Costruita tra il XIII e il XIV secolo, è un mix di stili, gotico, barocco e rinascimentale. Dentro ti trovi circondato da affreschi, cappelle spettacolari e reliquie. La più famosa, il sangue di San Gennaro. Sopra l'altare c'è una teca con il teschio del santo. Qui la morte e la vita si intrecciano da sempre, con rispetto e un pizzico di superstizione. Lo so che sì. Già la conosciamo. Non lo faccio sempre. In Sardegna si fa. Forza no. Sempre. Via, vai, lo sai, vai. Vai! Bravissimo. Non andate. La puttana che canta. Io proprio. Ce la fai, senti? Non ce la fai? Mi è andato attraverso. E vogliamo parlare delle leggende. Si dice che la sirena Partenope, fondatrice mitica della città, sia ancora lì, nascosta sotto Castel dell'Ovo. E nei sotterranei di Napoli, tra cunicoli e antiche catacombe, si raccontano storie di fantasmi e segreti dimenticati. Napoli è così, ti accoglie con una pizza calda, ti incanta con il Vesuvio all'orizzonte e ti sorprende con il suo spirito eterno, sospeso tra sacro e profano, tra il passato e la vita di tutti i giorni.
Se pensi che l'arte contemporanea sia noiosa è perché non hai ancora sentito parlare di Iago, scultore italiano classe 1987. Iago è un artista che riesce a fondere le tecniche dei grandi maestri rinascimentali con tematiche super attuali. Il risultato? Opere che ti spiazzano, ti parlano e ti restano addosso. A Napoli Iago ha trovato il luogo perfetto per far vibrare la sua arte, non in una galleria fighetta ma nel cuore vero della città, i quartieri spagnoli. Qui ha trasformato una vecchia chiesa sconsacrata, la chiesa di Santa Spreno ai Crociferi, nel suo Iago Studio, un laboratorio aperto, vivo, dove puoi vedere lui e i suoi collaboratori all'opera, scolpendo marmo come se fosse burro. Noi purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di vedere Iago nel suo studio. Una delle sue opere più famose, visibile proprio a Napoli, è Il Figlio Velato, una scultura potente che richiama il famoso Cristo velato, ma con un messaggio tutto suo. Un bambino coperto da un velo sottile di marmo, simbolo di innocenza, vulnerabilità e sofferenza, non lascia indifferenti. E poi c'è il Cristo velato nella cappella San Severo, una scultura talmente realistica e misteriosa che sembra fatta di magia più che di marmo. Basta uno sguardo per restare senza parole. Si conclude così il nostro viaggio a Napoli, tra un ultimo giro in metro e un pranzo che sa di tradizione. Ma il viaggio non finisce qui. Quale sarà la prossima tappa? Restate con noi per scoprirlo. Per te. Tutto per te. Beatrice, adesso devi solo studiare.